Boracay è una delle isole più conosciute delle Filippine, presa d'assalto da migliaia di turisti per il suo mare e le sue spiagge da cartolina. Ma è davvero un paradiso? Guardate il video fino alla fine e lo scoprirete. Ciao ragazzi! Ciao a tutti! Ci troviamo, come avete visto, a Boracay. Come vedete dalla mappa è questa isola minuscola in mezzo alle Filippine. Precisamente in questo momento ci troviamo però sulla spiaggia di Bulabog, spiaggia molto famosa tra i kitesurfer, perché questo, diciamo, è l'angolo dove in quest'isola si pratica questa attività, questo sport. Tra l'altro stavo parlando prima con un ragazzo che pratica questo sport e mi ha detto che a marzo, da 2 al 5, c'è proprio una competizione. Non ho ben capito a che livello, a dire la verità non ho chiesto, ma comunque posso ben immaginare perché qui il vento è davvero forte. Sì, e fa troppo ridere perché questa isola è piccolissima, davvero si può girare a piedi, e passato un certo tratto inizia un vento fortissimo che dall'altra parte, sull'altra costa, non c'è. E poi ha questa lunga, diciamo, passeggiata fatta con autobloccanti in mezzo alle palme, e ci sono anche un sacco di scuole appunto che vi insegnano kitesurf o comunque che vi vendano l'attrezzatura, vi noleggiano l'attrezzatura. E un sacco di ragazzi che stanno praticando lo sport in questo momento, come vedete dalle immagini. Oggi siamo stati anche super fortunati con il tempo. A dire la verità siamo qui da qualche giorno e abbiamo beccato molte nuvole e Sì, anche un po' di pioggia. normalmente è nuvoloso con un po' di pioggerellina, non una pioggia forte, però sempre nuvoloso, e non rende giustizia a questo posto, perché questo posto ha un mare davvero stupendo e molto bello, soprattutto col cielo sereno è uno spettacolo. Abbiamo letto che l'estate qui va da marzo a maggio con le temperature più calde in assoluto, anche 40 gradi. Invece questo periodo dove siamo noi adesso, che va da gennaio agli inizi di marzo, è il periodo più piacevole, con le temperature un po' più basse. In teoria è considerata una stagione un po' più bassa, però il tempo in questi giorni qua ci sta un po' tradendo perché è spesso nuvoloso. Oggi siamo riusciti a beccare questa giornata abbastanza soleggiata col cielo azzurro. Sì, ma anche difficile comunque sulle isole soprattutto, e anche penso proprio nelle Filippine, visto che sono così proprio in mezzo al mare, cioè Prevedere il tempo. Infatti davano tutta la settimana pioggia e invece è uscita una giornata bellissima. A volte si apre, per dire, anche per 2 o 3 ore e poi si riannuvola o c'è quella pioggerellina leggera, però diciamo che è un periodo buono per venire. Adesso però è già mezzogiorno, quindi andiamo a mangiare. Io ho preso un chicken curry fatto con una base di riso con dentro patate, carote e pollo fritto con una salsa al curry. Ma è molto buono e anche abbondante questo piatto. Invece Salvatore, da buon salutista, ha preso riso bianco, pollo grigliato e insalata. Ok ragazzi, il pranzo è molto buono. Inoltre questo ristorante qui fa molto ridere perché ci sono dei cagnoloni, e l'altra volta ho chiesto pure alla ragazza se erano incinte ma mi ha detto di no, sono solo cicciotti. Infatti da qui Lazy Dog. Per farvi capire quanto è piccola questa isola, adesso dalla spiaggia di Bulabog ci spostiamo a quella di White Beach, che è quella più famosa e quella per cui è conosciuta questa isola. Boracay infatti è talmente piccola che non ha neanche l'aeroporto. Per arrivarci bisogna atterrare a Caticlan, nella vicina isola di Panay. Da qui dovete recarvi al porto e prendere il traghetto. Infine, per raggiungere l'hotel potete utilizzare uno dei famosi tricycle elettrici che invadono l'isola. Cogliamo l'occasione di questa breve passeggiata per consigliarvi l'hotel dove stiamo, che si chiama Me Casa. È un po' distante dal centro, fuori dalla zona confusionaria, è molto tranquillo. Sì, distante dal centro si intende 5 minuti a piedi, quindi non immaginatevi nulla di irraggiungibile, ecco. Abbiamo pagato 35 euro a notte con una colazione davvero ottima inclusa. Sì, e poi il personale è molto gentile e disponibile. Tra l'altro, prima che dicevamo che ad aprile e maggio i prezzi lievitano notevolmente, giusto per darvi un confronto, l'hotel che abbiamo preso adesso e che paghiamo quasi 36 euro a notte
Viene venduto ad aprile a 118 euro a notte. Non pagatelo così, perché secondo me non è un hotel da 118 euro a notte, ma 35-36 va benissimo. Attraversando il D-Mall, che è considerato essere il centro dell'isola, si arriva a White Beach, più precisamente a Station 2, perché White Beach si divide in Station 1, 2 e 3. Questo D-Mall comprende attività di vario genere, da barbershops, negozi, money exchange, piuttosto che anche qualche ristorante, caffè. Troverete un po' di tutto qua. Ragazzi, come vedete l'isola di Boracay è molto bella, la spiaggia è bianchissima, tant'è che nel 2012 quest'isola è stata nominata l'isola più bella al mondo dalla rivista internazionale Travel and Leisure. Però diciamo che poi è caduta vittima del suo stesso successo, perché il 26 aprile 2018 il presidente Duterte ha deciso di chiudere quest'isola per ribonificarla in seguito al sovraffollamento, a tante regole che su quest'isola non venivano più rispettate, come ad esempio le strutture scaricavano le acque sporche in mare e regolamentare appunto le pratiche di business e di commercio su quest'isola, che sta diventando anche troppo. Oggi diciamo che anche per venire in spiaggia ci sono una serie di regole da rispettare, tra cui non è possibile fare castelli di sabbia, non è possibile mangiare in spiaggia, non è possibile fare volantinaggio. Però da quello che vediamo possiamo dire che rimane ancora un'isola molto popolare e tanto affollata. Lungo la spiaggia troverete un sacco di bar, ristoranti e negozi di souvenir. Avete l'imbarazzo della scelta, ma guardate qua, sembra una cartolina da dietro. Verso la fine di White Beach, più o meno in zona Station 1, c'è questa isoletta con sopra una madonnina dove i locali vengono comunque a scattarsi le foto e a pregare, perché il popolo filippino è un popolo estremamente religioso, cioè hanno proprio anche i tatuaggi molto religiosi addosso. Infatti speriamo in uno dei nostri viaggi qui all'interno del paese di visitare anche una chiesa, se ci capita l'opportunità, per vedere un po' le differenze con le nostre, quali sono. Avete capito perché è diventata così famosa? Il mare è stupendo, la spiaggia è bianca e fine e le palme fanno da cornice a tutto questo. La sabbia è davvero bellissima, praticamente non puoi stare senza occhiali perché ti fanno male gli occhi, se no. Quando si vede col bel tempo questo posto è pazzesco, e anche con le nuvole al suo perché crea molto contrasto. Il mare è sempre pulito, tra l'altro adesso abbiamo praticamente il sole in direzione appunto del tramonto, quindi diciamo che non rende giustizia al colore del mare, cioè al mare, ma al mattino di qua è bellissimo. Sì, infatti non riesco a resistere, andiamo a fare un bagno. Andiamo. Per forza. I've never really been the one who's worried. Always been the one who's keeping it cool. Comunque avete visto che spettacolo che è qui l'acqua, è davvero molto bella e tra l'altro lo sfondo dietro di noi è stupendo. Guardate qua. I've been telling lies about something real, but I know love is based on honesty. Kept thinking how real love should feel, knowing that it's not just you, it's me, 'cause I was made to be free. Ragazzi, il nostro canale ci teniamo che sia un canale che vi mostra tutto, nel senso sia le cose belle che magari le nostre opinioni, la realtà Esatto. dei fatti. Quello che noi vediamo, ovviamente, perché tante volte tanti altri canali YouTube fanno vedere sempre che è tutto bello, tutto perfetto, o anche soprattutto su Instagram si ritaglia magari
quel metro per dire questo è il paradiso, ma in realtà non è sempre tutto così. Sì, infatti anche noi qui ci sono delle cose che un pochettino ci danno fastidio. La cosa principale sono comunque le persone che ti chiedono ogni volta i tour, i massaggi e ti cercano di vendere qualsiasi cosa, Sì. dalla bibita al cocco al ristorante, ma di continuo davvero lungo la spiaggia e anche appunto quando hai l'asciugamano in spiaggia o addirittura anche Sì, quando sì. sei nell'acqua. Non riesci a fare praticamente 2 minuti senza dir di no a qualcuno o che qualcuno viene a chiederti qualcosa, ma è davvero impossibile. Anzi, tra l'altro, alcune volte succede che proprio mentre cammini, ma ti mettono tipo il menù del ristorante davanti in faccia così. Cioè, è allucinante. Quindi, quest'isola qui sarebbe molto bella, in realtà, perché la spiaggia è bellissima, il mare è davvero un bellissimo colore, però è sovraffollata, cioè sicuramente questa cosa qui tutt'oggi persiste, nonostante tutto stanno cercando di migliorarla, però il sovraffollamento c'è e c'è tutt'oggi. E poi, vabbè, noi non apprezziamo che appena ti giri sei circondato da persone che ti vogliono vendere qualsiasi cosa, quindi rovina un po', diciamo, l'esperienza. Un'altra cosa da valutare se si vuole visitare Boracay è che al di fuori della zona centrale l'isola non offre molte alternative di svago, anzi purtroppo l'abbiamo trovata abbastanza trascurata per essere così turistica e conosciuta. Una cosa divertente però è che abbiamo scoperto che i filippini amano tantissimo cantare. Sì, gli piace la musica, gli piace cantare, ascoltare la musica. Ma è pazzesco perché lavorano e cantano, Sì. passeggiano e cantano. Sì, anche se andate al negozio c'è commesso che canta, è felice. Questa cosa qua è bellissima. Adesso però è arrivato il momento di goderci il tramonto, che oggi sembra particolarmente bello. Ragazzi, il video finisce qui. Ci sentiamo di dire che purtroppo per noi Boracay rimane uno dei tanti angoli di paradiso distrutti dal turismo di massa, ma ci sentiamo immensamente grati di aver potuto passare del tempo qui ed esserci goduti questo mare meraviglioso. E voi cosa ne pensate? Lasciateci un commento e noi ci vediamo ad un prossimo video.